benvenuti a una nuova puntata di On Air. Chi c'è stasera? Oh mamma mia, ciao Abbo, come stai? Ciao caro, sto bene, sono stanco ma sto bene. Lavoriamo troppo, Abbo. Lavoriamo troppo, sì, Avvocato, obiettivamente. oggi avevamo una puntata perché questa puntata ci serviva per lanciare la puntata sulla Curva Sud che esce lunedì 24 e dovevamo affrontare 2 o 3 cose. Ma prima non possiamo non parlare di questa polemichina che è successa post spettacolo Gurulandia, che la vede anche protagonista. Allora, siccome quello che dicono di me non mi interessa, specialmente un certo tipo di stampa, un certo tipo di circolino, non me ne frega. A me è interessato che 1500 persone della Milano Bene, contentissimi, hanno vissuto una serata unica e riempiremo tutti i teatri d'Italia, facendo quello che vogliamo. Se poi il Teatro Nazionale si spaventa dei giornalistini così e pubblica delle cose dicendo il nostro pubblico, quello non è il vostro pubblico, quello è il mio pubblico. Lì, quella sera lì, a teatro, non abbiamo fatto falsissimo on air, che hanno un tono preciso, un tono di inchiesta, un tono educato. Abbiamo fatto un podcast, che è Gurulandia, dove troverete sul web 15 puntate, che è quel tono, che è quella roba lì dissacrante. Punto. Oggi leggo sul web, è venerdì oggi, la Lucarelli ha fatto 250 storie. Ha convocato tutte le femministe nazionali, si è sentita usurpata, si è sentita trattata male. Colleghi importanti scrivono su Today. Ma cos'è Today? Che giornale è? Tu conosci Today? Sì, lo conosco. Vabbè, cosa fa? 2 o 3 persone? Non lo so chi quanti lo vedono. Comunque questo suo collega ne prende uno a caso e dice quello che ci sta mostrando in queste ore Selvaggia non è un da paese civile. Un noto pregiudicato Vabbè, ancora con sta va storia. a teatro però, no. e in scena uno spettacolo ripugnante, con pesanti insulti a persone lui sgradite. Ci sono giornali e persino TG nazionali che lo rilanciano e lo incensano come se fosse un divo. Un attimo, perché qui facciamo una roba seria. Mi vergogno per quei colleghi che stanno facendo questa cosa indegna per 2 click. Dov'è l'ordine dei giornalisti? Allora, caro Salamita, allora, ma cosa c'entra l'ordine dei giornalisti con uno spettacolo a teatro di uno che non è giornalista? Non lo so, non ho capito. Ora, mi sembra che tutto questo usufruire di questi commenti per passare da vittima come Fedez che tanto critichi, tenendo conto che la sua vita è basata su questo. Che cosa gli possiamo dire? Ci dobbiamo sentire in colpa, avvocato? No, non ci dobbiamo sentire in colpa per 2 motivi. Il primo è la signora Lucarelli, sono decenni direi che critica aspramente, molto aspramente chiunque. E quindi dalla mia parte c'è un detto che si dice un po' per uno a cavallo dell'asino, perché sull'asino quando vai ti fa male la schiena, nel senso che è molto scomodo. Il secondo è che soprattutto la scena del cartonato, no? Che tu hai baciato il cartonato, era una scena palesemente goliardica. Io ho riso perché non si poteva non ridere, era come se Putin baciasse il cartonato di Zelensky, no? Faceva ridere tutti i presenti. Questo non è né una cosa dileggiante più di tanto, né c'entra niente il fatto una donna, perché ho ricevuto anche commenti che mi hanno detto avvocato, lei dovrebbe difendere le donne. Io difendo le donne, i maschi e i gay alla stessa identica maniera, perché per me non c'è nessuna differenza. Questo problema della differenza di genere ha rotto le palle, detto proprio chiaro, e sta nella testa dei moralisti di serie C. Io non sono un moralista di serie C, sono un penalista e per me gli esseri umani sono tutti uguali, colore della pelle, razza, religione, tutti uguali. Quando vengono da me o posso difenderli o non ce la faccio perché le prove sono contro. Non mi frega niente se sono maschi o femmine. Entriamo in un altro dettaglio. Sai che ho fatto la battuta che tanto se mi querelano sono nulla tenente, no? È una battuta. Certo ma che è una battuta. Se te prendi uno spettacolo teatrale bellissimo, se tu lo decontestualizzi e ne pubblichi alcune parti e ti fai pubblicità te stessa per passare da vittima, anzitutto ci ha rubato i diritti. Ma poi amplifichi la portata, no? Quindi amplifichi il tuo danno? Certo, viene amplificata la portata. Amplificando la portata del tuo danno, ti fai pubblicità, passi in da vittima e cavalchi per l'ennesima volta il potere che siamo noi. Nel momento in cui io ci metto la faccia e le dico proprio in faccia quello che penso, lei che cosa fa regolarmente? Perché io pubblico quando lei pubblica. Sì. Lei pubblica la notizia di un altro, prende un follower X, uno youtuber X, e dice Corona merita 8 anni di galera per la criptovaluta. E
lo ripubblica, lei, È da chiaro- 1,4 milioni. È chiaro che questo E non scrive niente, È lo chiaro che ripubblica. questo ti fa incazzare, lo capisco. Potrei denunciarla, giusto? Sì, anche, ma comunque capisco Perché che poi ti fa arrabbiare. veicola il messaggio di uno che dice che dovrei prendere 8 anni. Ho- Non ci mette la Ho faccia come detto me. l'altra sera sul palco anche Certo. che se io insulto uno che mi insulta, 1 a 1 è palla al centro. Allora, cioè il non c'è più ragionamento di reato, questo no? processo che non vedo l'ora che faremo è: tu porterai tutto quello che ti ho detto, lo devo dire qua, non lo dirò quando mi verrà, ora non lo voglio dire davanti a lei, questo mio soprannome che ti ho dato, che sono questi Beh, due non lo aggettivi, dire perché gliel'ho è promesso a lui, no, stasera sì, non lo dico, ma basta. nelle puntate di Falsissimo lo dirò sempre, tu porterai quello che ho fatto e io porterò tutto quello che hai fatto tu, perché il materiale ce lo conserviamo. Poi vediamo Se finisce come l'altra volta. se finisce come l'altra volta. L'unica cosa che ci ha dato fastidio di tutta questa roba qua è il Teatro Nazionale. Ho una telefonata con la titolare del Teatro Nazionale. E la chiamo e gli dico: scusa, ma sei venuta alla fine dello spettacolo a dirmi che era bellissimo, mi hai fatto i complimenti, ti abbiamo dato 15.000 euro. Cosa c'entri tu con il nostro spettacolo? Noi non è che pubblicizzavamo il Nazionale. Come ti permetti di fare un'uscita stampa dicendo che ti dissoci, che i tuoi spettatori... E il problema è che noi non ti quereliamo, ma ti sputtaniamo. Perché così giochiamo sullo stesso piano, perché è lo stesso concetto serio che avevamo affrontato all'interno della puntata della querela. La querela tu me la puoi fare, è un mezzo per difendersi, ma se tu poi hai torto e la usi come immagine per garantirti i tuoi social, il tuo velo, sbagli, perché con noi rischi. Dice una cosa giusta la Lucarelli: sta distruggendo il nostro sistema, il nostro ordine dei giornalisti. Il problema vero è che purtroppo lei ormai è diventata parte del sistema, perché non è più una giornalista, è una showgirl. Fa ballando, va ospite col fidanzato. Stiamo facendo l'inchiesta, ve l'abbiamo pubblicata. Faremo l'inchiesta. Tra parentesi, le voglio fare una domanda su questa inchiesta che stiamo facendo. Lei non lo può sapere, ma è una domanda tecnica. Nel momento in cui io dal palco attacco Gino Paoli, il sindaco Sala, Mediaset e la Lucarelli, sto attaccando delle persone che si possono difendere. Come no, certo che sì. Non la ristoratrice che ha 2 posti a tavola. Quindi già c'è una grande differenza. In questa inchiesta che stiamo facendo, su cui stiamo lavorando, c'è una parte fondamentale che stiamo recuperando, perché c'è una telefonata tra il fidanzato della Lucarelli e la ristoratrice di 6 minuti. Dopo questa telefonata la donna si suicida. Questa telefonata alla famiglia non è mai stata fatta sentire, alla polizia non è mai stata fatta sentire. Lui l'ha cancellata. Vabbè, non è che poi da questo No, dedurre che però necessariamente... perché? Che ne so. C'è un po' di cosa di paglia? Non lo so. Fatto sta che l'istigazione al suicidio richiede degli elementi in più. Che Poi tu mi dici che questo comportamento dal punto di vista etico, morale, di valutazione è un comportamento disdicevole, che merita delle critiche, è un discorso. Se mi pare dell'aspetto penalistico, secondo me, quello lì non è istigazione. Però dal momento che tu richiede un'altra dal momento tu che fai tutta la vita questo con altri, e poi lo fai con la povera gente normale, non credi che ti aspetti e ti meriti Ho questo? detto all'inizio del mio intervento un po' per uno a cavallo dell'asino, si dice dalle mie parti. Ci siamo capiti? Chiusa qui l'inchiesta su Biagiarelli, presto, con tutti i dettagli del caso, su questi canali di On Air. Parentesi, On Air. Faccio come i giornalisti, quelli d'assalto, ho comprato il bigliettino per andare a vedere lo spettacolino di Lorenzino, prodotto dal Fatto Quotidiano. Sono lì in prima fila. Alla fine, siccome la Lucarelli ha accusato i giornalisti di non fare le domande, a Sanremo io mi alzo e faccio una domanda a Lorenzo. Tutte le domande dell'inchiesta le faccio il giorno del suo spettacolo teatrale. Vediamo se mi risponde. State sintonizzati. Vediamo delle cose un po' più divertenti del nostro panel. A chi devo chiedere scusa e lo chiedo? Ai miei colleghi, l'avvocato Minniti. Grande avvocato Minniti, le voglio bene. E altri colleghi che hai definito, non, Sì, non vabbè, lo ripeto. ok. Le chiedo scusa, Difensori di Fedez. ci siamo parlati al telefono. Ecco, e io ti ho detto così non si fa. Ho chiesto scusa, Abbo. Hai chiesto scusa. Per basta. quando mi dice di chiedere scusa, chiedo scusa. Basta. Non ho chiesto scusa Dai, a Ianna. ricominciamo. Ianna? Non puoi Ma chiamare... una sola domanda, poi continua. Non puoi Ma Ianna chiamare... l'ha chiamata dopo la puntata? No, non mi ha chiamato. No, ma No. la vedi in tribunale, Ianna? Sì, lo vedo. E non si chiama Ianna, si chiama Iannacone ed è un bravissimo avvocato. Piantala lì. Allora, non c'entra l'avvocato Iannacone, ma c'entrano gli avvocati di Fedez, amici. L'avvocato Chiesa, nonché anche miei amici, perché li abbiamo frequentati per tanto tempo. Siamo andati a cena una sera. Io, l'avvocato Minniti, l'avvocato Chiesa.
Fedez, la mia fidanzata, è la sua assistente, vero? Sì, l'avvocato Morrone. È l'avvocato e Morrone. Cristina. Sì, ci siamo divertiti. Molto, Una bella serata. una bellissima serata. Ma perché eravamo a cena con gli avvocati? Ma così. Eravamo a cena con gli avvocati. Piantala lì. Perché dico questo? Perché, signori e signori, è arrivata quello che volevate. Eccola lì. Non è una querela, è No. È un avvertimento. Che differenza c'è tra un avvertimento e La una querela è, tu dici al giudice, procedi contro Fabrizio e incriminalo. Con questo in sostanza tu gli dici guarda che avviamo un procedimento perché tu vieni ammonito a dismettere di tenere un certo comportamento. Ed è un ammonimento per una presunta, prossima, Ipotesi futura di ipotesi di stalking. stalking. Vabbè. Stalking? Ma dai, adesso veramente. Allora, Io spiego, allora- chiedo scusa all'avvocato Minniti, ma No, spiego no. perché ho detto quella cosa. Perché se no torniamo sempre nel concetto di quella che oggi non posso nominare, come la nomino sempre perché gliel'ho promesso, che se prendi delle cose decontestualizzate non hanno senso. Io ho parlato degli avvocati di Fedez che conosco e stimo in questo modo perché la storia di Fedez noi la raccontiamo nella parte finale, quella a pagamento, con tutte le chat, quelle che vi piacciono a voi, quelle che criticano il gossip, nella puntata di Noi di 24. Perché? Perché mi è arrivata questa ammonimento, querela di stalking dove si dice che ho un comportamento persecutorio, che ho divulgato contro la sua volontà di suoi documenti di vita privata e perché attraverso un'illecita pubblicazione di messaggi privati e di conversazione che aveva registrato all'insaputa dello stesso. Ora io le voglio dire, lei lo sa il nostro rapporto con Lo Fedez. so, molto bene. Ma voglio fare una domanda, avvocato. Se tu mi quereli per questo, e se io vengo da lei e gli dico, avvocato, voglio querelare Fedez perché ha fatto questo, lei la prima cosa che fa, cosa mi chiede? Dimostrami che è vero quello che mi dici. Perché se no non lo fai. No. Facciamo finta che io sono Fedez e lei Minniti. Quereliamo Corona, va bene. Però le devo dire una cosa, che io Corona negli ultimi 8 mesi l'ho chiamato 7.000 volte. Che io negli ultimi 8 mesi gli ho dato 7.000 notizie e gli ho chiesto di pubblicarle. Lo troverete su Falsissimo. Che io gli ho raccontato tutta la storia di Angelica, lo vedrete su Falsissimo. Gli ho dato tutto il materiale di Angelica, lo vedrete su Falsissimo. Gli ho chiesto di pubblicare le cose, lo vedrete su Falsissimo. E poi a un certo punto la puntata, quella che mi ha distrutto, vi devo dire una cosa, capirete tutto su Falsissimo. L'ho vista 4 giorni prima, ma non l'ho vista solo io, l'ha vista mia mamma, l'ha vista Marra, l'ha vista la mia assistente. Allora ha detto va bene, pubblicala, tanto non farà danni, pubblica, non farà danni. Mi dice, mi raccomando, non dire che te l'ho date io i messaggi, lo dici a me e al mio braccio destro. Hai le prove di ciò che dici? Tutto registrato. Perché io faccio come No, dici tu, no, quando no. Dici una roba così. Tutto registrato. Dimmi che, dimostrami che è vero. Tutto registrato, lo pubblico. E allora, lo pubblico in puntata. E allora ci difenderemo dicendo, come vedi, bisogna fare delle posso memorie, dire, ma io le scriveremo voglio le fare una memorie. cosa. A parte la stupidità, perché noi non lo quereremo mai per Ma calunnia, no, perché certo, non facciamo ma dai. questo. Ma la domanda è, io mi sono preso una merda, perché io ho detto che io sono il cattivo, io sono il brutto, lui è quello santo, lui è quello per bene. Io l'ho sdoganato. Se la critica e i giornalisti lo hanno acclamato, è grazie a me. Io ho detto che i messaggi li ho trovati, io mi sono preso la merda. Perché tu, nel momento in cui sai che decidi di fare una contronarrazione a me perché hai visto che quella puntata in cui eri d'accordo con me è andata male e chiami lo youtuberino che si fa fregare e fai la controregistrazione, una contronarrazione e mi chiami 50 volte per dirmi non pubblicare, di mia moglie non pubblicare, dove non abbiamo pubblicato niente, e poi mi mandi il video e mi dai dell'infame. Ci sono dei campionati di Serie A, Serie B, c'è il campionato inglese, non è League, quella roba lì dove vai con Piquet e Lucianino Moggi e tiri col piede sinistro fuando la sguapo. Questo è la Champions League. E in Champions League, in Italia e nel mondo, ci gioco solo io. Guardatela su Falsissimo, caro Federico. Ma non abbiamo finito, c'è un'ultima cosa, avvocato, che dobbiamo affrontare, gravissima. Dobbiamo chiarire, abbiamo creato un mostro. Chi è? Il nostro amico avvocato Fusaro. Appunto. Io non parlo di è un mio amico, è una cosa molto delicata. Voglio farle 2 domande da tecnico giuridico qual è. Sì. Mi sono arrivate un sacco di notizie fortissime che ho deciso di passare a altri. Oggi è venerdì. Questa puntata andrà in onda martedì. Lunedì va in onda Massimo Giletti, con uno scoop clamoroso. Su che cosa? Sempre sulla Cerezza. Ah. Sempre
sulla fidanzata della Cerenza che ha una madre. Lei Sì. l'ha conosciuta sta donna, lo dica, Certo che l'ho conosciuta. perché è stata la compagna di Era la Fusetti. compagna di Gianmaria, certo. Che si è cresciuto la ragazzina, Assolutamente ed è sì. amica di sua figlia. Sì. Fermiamoci lì. Ma questa Erika, che lei ha conosciuto, ha un marito. Sì. Si chiama Tommaso Conca Bonizzoni. Ve lo ricordate che avevamo ironizzato sul sangue blu? Cazzo, il sangue blu ce l'ha veramente. Il padre del padre di Clotilde, cioè il nonno, è un imprenditore nobile stramilionario. Ah. Ha 500 milioni di patrimonio. Ostraga? Ma non vogliamo analizzare questo caso, l'abbiamo fatto analizzare ad altri solo per questo. Cioè, qua la domanda diventa un po' più umana. Se sei ricca e sei di sangue blu, quindi hai avuto un'educazione, che bisogno hai a 17-18 anni di andare con un uomo di 60 anni che fa quella vita lì? Se non hai bisogno, se la droga te la puoi comprare, se l'alcol te lo puoi comprare, cosa succede nella testa di queste E ragazze? che ne so. Come faccio a risponderti? Dovete sapere che il padre, il compagno della mamma di Erika, è esattamente come la mamma, un tossicodipendente. Adesso ti pigli una querela pure dalla No, qui. perché ho le Cioè, non ho prove. capito. Ho le E prove. le prove in che senso? Ho le prove. Ah, Questo ho le prove, ho i video. Ah, boh. Perché? Perché andava insieme a Erika, insieme alla figlia, insieme alla compagna dalla Cerenza. Attenzione. Ma magari andava solo a bere dello champagne. No, perché è dimostrato e perché è stato al CERT. Perché vi dico che è dimostrato e perché è stato al CERT? Perché questa compagna ha perso il marito durante il Covid, si è fidanzata con lui, ha fatto un figlio e lui, nella fattanza, che ha portato anche lei nella droga, l'ha picchiata più volte. Lei lo ha denunciato. Per maltrattamenti? Per maltrattamenti. Una volta gli hanno applicato il bracciale elettronico A lui. per il distanziamento, Sì, divieto di avvicinamento. divieto di avvicinamento. Quindi pensate com'era la situazione. Però avevano un bambino insieme e lei era quell'amore malato che tornava. Fino a quando una sera questa ragazza muore, si dice, buttandosi dal balcone. A giugno dell'anno scorso. Ah, c'è stata un'inchiesta? È stata aperta un'inchiesta. Sì, come non finita? per omicidio. Per suicidio? Tuttora aperta. Per Istigazione al suicidio. Ah, e com'è finita? È ancora lì. Però è ferma dopo un anno, non si capisce perché. Mm. Quando il padre di Clotilde va al funerale scortato dalla Cerenza da tutti i bodyguard, perché la famiglia lo vuole linciare, Ah, la famiglia di lei? perché lo accusava di averla ucciso. Sono O accuse di queste. averla indotta a suicidarsi? No, lo accusava addirittura di averla uccisa. Addirittura? Nell'intervista che è andata in onda ieri, si parla addirittura di una testimone che dice che l'ha uccisa lui. Ma vi diamo una notizia clamorosa. La sera in cui Tommaso Conca Bonizzoni, padre di Clotilde Conca Bonizzoni, che ha avuto con Erika, quella pazza che insultava l'avvocato Fusetti, che è stata anni con l'avvocato Fusetti, e si è sposato con questa Roberta, quella sera in cui è morta, quella notte a giugno, questa testimone all'orecchio mi ha detto che c'era anche Davide La Cerenza con Clotilde, nella notte in cui è morta. L'ha detto a te nell'orecchio in che senso? Me l'ha confessato lei. E me l'ha scritto, si prende le responsabilità, io lo dico. Beh, ma la sentirà anche la Procura della Ora la Repubblica, sentirà la procura. Cioè, Ma perché me lo ragazzi, dice? non è uno scherzo questo Sì, ma qui, c'è un motivo, perché me lo dice? Ah, non lo so. Glielo dico io. Perché Vuole riaprire il caso. Ah, ho Perché capito. vuole giustizia per la sua amica. Ho capito. Va bene. Quindi magari Davidone, così contento lì, vi facciamo sentire un audio esclusivo di Tommaso Conca Bonizzoni come urla e minaccia la fidanzata, esattamente uguale a quello di sua moglie, perché sono strafatti. Se vuoi andare in galera insieme alla tua serva, quella che non volevi assumere per stirare, che hai mandato a casa mia, se vuoi andare in galera insieme a lei, guarda, è tutto pronto. Brutta stronza. E vi faccio vedere il video esclusivo della notte in cui è morta, 5 minuti prima. Cioè, ma ti prego, ma che cazzo è? Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi. Come fai ad averlo? Me l'ha data la sua migliore amica, che gliel'ha mandato lei. Beh, è la registrazione dove lui farebbe queste cose? Tutto la sua migliore amica. Ma io le voglio fare una domanda e con questo chiudo. Nella puntata di Falsissimo, quando noi lo andiamo, sai, ci hanno dato degli infami che siamo andati lì.
Chi? La gente normale, vai lì ai domiciliari e gli fai un'intervista. Ma per piacere. Spieghiamo un attimo che se uno è ai domiciliari non è che ha il divieto di parlare. No, questo non lo sa nessuno. Se uno è domiciliari può parlare con chi vuole, a meno che il giudice non gli imponga di non parlare con determinati soggetti, ma questo lo sa soltanto chi ha il divieto di incontro, cioè il provvedimento in mano, non chi gli parla assieme. Quindi è lui che doveva dirti no, io l'intervista non la faccio. Ok, imparate capre, imparate. Detto questo, noi abbiamo un audio che noi gli chiediamo, ma scusa, ma Clotilde dov'è? E lui mi dice, è dal nonno. Ed era il giorno successivo agli arresti. Clotilde va dal nonno. Ora mi prendo la responsabilità. Ma attento a quello che dici però. Perché... Pare che il nonno sia un uomo molto potente di una certa cerchia di un'Italia ristretta, non lo dico. Non lo dire, sta un po' zitto. Beh. Non è che è sicuro perché il nonno sistema anche questa roba qua. Ne abbiamo già abbastanza di querele. Sì. Non è che il nonno si può sistemare anche questa roba qua. Ma qua parliamo di una vita, di una giustizia. Ma non so neanche chi è il nonno, cosa mi fai? Ma potrebbe sistemare con la giustizia questa roba? Ma cosa vuoi che sistemi con la giustizia? La giustizia torneremo qui. Non dire ma ora, prima di lasciarvi, le 5 domande all'avvocato Chiesa. Allora, avvocato... Incominciamo il gioco dei nomi. Prima le devo dire una cosa. Andiamo bene. L'altra volta ha sbagliato, perché io ho detto Salvini, lei pensava, tutti hanno detto come le ha fatto un complimento a Salvini. E io pensavo che fosse il giudice Salvini, no? Quindi, giudice Salvini, voto? 10 e lode. Matteo Salvini. Voto a Matteo Salvini. Assolto e grande comunicatore. Ci hanno criticato anche perché su Gratteri ci siamo permessi di dare un voto basso. Come vi permettete? Spieghi perché. No, continuano a valermi della facoltà di non rispondere. Voto a Gratteri. Mi rispondo solo in presenza del mio difensore. Quindi anche davanti alle critiche del pubblico... Ma rimango della mia Perché idea. Sappiamo noi chi è Gratteri. Ma io faccio il penalista. Va bene, andiamo oltre. Perché ora... Andiamo oltre perché ora abbiamo delle cose più interessanti. Faccio dei nomi seri. Trump. Un pazzo scatenato. Pericoloso? Pericoloso. Musk. Un pazzo scatenato pericoloso. Zelensky. Un eroe per la sua gente e non solo per la sua gente. Putin. Un dittatore del cazzo. Von der Leyen. Irrilevante, come l'Europa. Irrilevante come l'Europa, lo La ripeto. Meloni non nella sua eccezione, attenzione, di Presidente del Consiglio, ma nel ruolo che ci impone di avere tra l'Italia e l'Europa, quindi di legarci all'Europa. In questo non sono d'accordo assolutamente. La Meloni però è una persona con le palle. Il sindaco Sala. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Luca Lucci. Un mio potenziale cliente. Quindi non posso dire niente. Gino Paoli. Un grandissimo artista. Ma come gli ho dato dello stronzo? Ho capito. Non ripetere queste parole che io non condivido. Va bene. Mario Giordano. Un bravissimo giornalista che ti ha criticato in maniera sbagliata. Aveva torto. Ma come bravo? Dai, ma come bravo? Bravissimo, invece fa il suo lavoro, però ha sbagliato. Del Debbio. Idem. Ma come idem? Io la penso scusa, così. ma lei la vede da quella parte di Mario? Certo, io penso che sia molto bravo. Quella io non sono mica, sono un'altra persona rispetto a Va te. bene, parliamo di cose un po' più serie. Kanye West. Ma chi è? Bianca Censori. Ma chi è? Fabio Fazio. No, no. Va bene. Ma anche no. Ripetiamo perché si sono incazzati anche per questo. Nordio, ripetiamolo. Il numero 1, il più grande ministro della giustizia dal dopoguerra. Abbiamo parlato So più che cosa dire. Okay, L'ho conosciuto di persona, so quello che dico. Non posso non chiederle dell'omicidio di Carrasco. Sono senza parole e questo dimostra come oltre ogni ragionevole dubbio non può essere solo una frase, ma richiede molta attenzione. Perché prima il DNA chiesto dal grande professor Giarda, uno dei miei maestri. Uno degli avvocati più bravi che c'è in assoluto, pover'uomo non c'è più, uno dei miei maestri. No, la richiesta del DNA era assolutamente... Si fermi un attimo, adesso stiamo un attimo nel caso Stasi anche se siamo one to one. Un avvocato come Giarda, uno dei più grandi avvocati che esistono in Europa, è stato, pace all'anima sua, crede nel lavoro che fa. Ma assolutamente. Quindi era convinto dell'innocenza di Stasi. Punto. Le voglio fare un'altra domanda. Ma una corte di giustizia, un giudice, i 3 gradi di appello, quando c'è l'accusa di omicidio volontario, cioè io per quello che mi ha insegnato lei so che o ti assolvono o ti danno o 30 anni o l'ergastolo. Sì, ma c'è il principio, c'è un principio perché non gli hanno scritto, dato 16 anni? Perché c'è un principio non Lo scritto dica. che conosciamo tutti. Tanti dubbi, poca pena. Con questo, ve lo ripeto, tanti dubbi, poca pena. Ci vediamo alla prossima.
accompagnala a voi sopra. Che cosa ti stai No, tirando? fermo. Cosa stai tirando No, ma fuori? aspetta, Cosa aspetta, stai tirando fuori? Quando guardi quell'affare lì, a me mi viene, No, poi possiamo. mi viene preoccupazione. Salamandra, salatina, salami. Però non può saperlo quello che gli parla assieme. Tutta la Ovviamente puntata? no.